Ciao Simona. Ciao Nico e bentornati a tutti voi a Kaffeestraße 33. Oggi una nuova puntata, parleremo naturalmente di un argomento che spero vi possa interessare e mi è venuta in mente una cosa, stai leggendo qui e là, Dimmi. dei superpoteri. Ah, bene, diciamo che mi piace Cioè, come nerd, questa cosa sì, mi ho piace molto. pensato, ma abbiamo noi superpoteri? Guarda, io negli anni '80, quando stavo crescendo, leggevo spesso delle riviste un po' particolari e in queste riviste si parlava molto, molto della forza della mente, tant'è che io poi, grazie alla mia famiglia, insieme a loro, ho partecipato anche a dei corsi in cui proprio aiutava a far sviluppare al meglio la nostra mente, Proprie no? E capacità. quindi le proprie Sì, capacità. Quindi capire già allora che noi esseri umani utilizziamo le nostre capacità, la nostra forza, veramente, è non ti vero, dico zero, ma molto poco, è vero. se non in casi estremi. Ma Allora, mi sono messo occhiali per affrontare questo discorso ecco, io perché... invece li tolgo perché ho parlato troppo e sono anche, No, cioè, allora, troppo. questo che tu dici Ho effettivamente, usato troppo la mente. Superpotere. effettivamente diciamo che è vero. Noi lo abbiamo vista questa cosa anche quando siamo venuti in Germania, come dire, questo superpotere che abbiamo acquistato proprio in questa terra. E quando siamo arrivati non avevamo una padronanza della lingua tedesca. Tu. No, è vero. Quindi in realtà all'inizio ci siamo trovati in difficoltà perché vivevamo in un ambiente dove parlavano una lingua straniera che non capivamo totalmente e ci trovavamo in delle situazioni anche banali dove non sapevamo neanche come dover agire. Ma questa cosa poi ha creato il nostro superpotere. Vi spiego. Eh, Ora come ora noi ci troviamo in situazioni dove riusciamo a comprendere certe situazioni ancora prima che questi ci vengano chiarite. Mi sbaglio? Assolutamente no. Allora, io già parto avvantaggiata rispetto a te, Sì, è perché vero. essendo donna io già sono consapevole di avere dei superpoteri. Cioè, Quindi, e superpotere tutte le donne in femminile. ascolto saranno d'accordo con Ok, me. vabbè. Oltre ad essere madre, quindi ho sviluppato ancora di più i miei superpoteri. È vero. Però, ritornando a bomba, diciamo che è vero, quando tu cambi, ma questo mi era già stato in qualche modo detto prima di partire, Sì, vedrai che ci saranno queste tappe e queste cose. È proprio vero, la nostra, a parte che la Germania è di una difficoltà allucinante e è la sua vero. lingua, il tedesco, non vi Sì, dico, è vero, è vero. quindi già metti la tua mente sotto pressione. E quando noi siamo sotto pressione abbiamo, non so, uno scatto in avanti, no? Sì. C'è uno stato di sopravvivenza e quindi la mente si attua per salvarti. Quindi Sì, è diciamo venuta alla mente il nostro aiuto. si chiama iperattività cognitiva, Ecco, cioè vedi, c'è una parola. riusciamo come dire, a riempire gli spazi bianchi dovuti al fatto che magari uno non comprende tutte le cose che Sì, vengono dette e questo ci porta a a sviluppare. sviluppare una specie di precognizione cognitiva, si Sì. chiama, cioè dove noi, dove la nostra mente lavora fino a 4 volte più veloce. Sì, infatti mi sono accorta, ora sono 10 anni che siamo qui in Germania, mi sono accorta proprio che io riuscivo a intuire già quello che mi stavano chiedendo le colleghe oppure, no, quindi laddove non arrivavo magari con la traduzione, quindi arrivavo proprio, non so, è come se avessi avuto un terzo occhio, ecco, mi si apre, Sì. ecco il mistero, il terzo occhio mi si è aperto. Beh, diciamo che questo in realtà poi è una cosa, andando avanti con questo video vedremo, il fatto stesso che la difficoltà in alcuni casi è fondamentale.
cioè la situazione difficile è fondamentale per far venire fuori il superpotere. È vero. Ora invece parliamo di un'altra situazione che magari è una situazione ancora che non riguarda il nostro caso, ma il caso di una famosa persona che credo forse tutti o quasi tutti conoscano, anche se non è più fra noi, è quella di Enzo Maiorca. Però, visto che hai accanto una che magari non sa niente, non capisce niente, cioè ricordiamo chi è Enzo Maiorca, veloce però, perché Enzo sennò... Maiorca è siciliano di origine di Siracusa. Ah, sei proprio partito da... città, sì. Quindi fin da 4 anni, vivendo vicino al mare, aveva questa passione per il mare. Però aveva anche un'altra passione, quello dell'apnea, cioè di andare sott'acqua. E dove la scienza diceva che in realtà una persona sotto i 30-40 metri non avrebbe potuto fisicamente andare, lui ha battuto tutti i record e addirittura è arrivato a -100. Mamma mia, bravissimo. Si dice che il suo corpo si sia in qualche modo modificato da questo allenamento e che il suo sangue sia diventato fluido, e il suo corpo uguale, simile a quello di determinati mammiferi come i delfini e le balene. Non di meno lui aveva anche un amore per questi animali. Certo. C'è la storia dove lui salvò un delfino andando in apnea per più di 10 minuti, che era rimasto intrappolato dalle reti. Quindi questo è anche un esempio di come, di come una persona può, per una passione, anche sviluppare una specie di superpotere. Certo, assolutamente sì. Però io mi domando, questi superpoteri possiamo averli tutti? Cioè, avrei anch'io come Maiorca potuto raggiungere una cosa di questo genere, oppure c'è una predisposizione fisica? Beh, allora, naturalmente diciamo che non è che Maiorca è subito riuscito ad avere questa possibilità, è stato un qualcosa che lui ha sviluppato nel corso degli anni. E diciamo che naturalmente, certo, anche le figlie poi hanno seguito questo esempio, quindi forse sì, c'era una predisposizione genetica. Però, certo. No, sai perché ti dico di questo? Perché mi viene in mente che in alcune parti, cioè, del mondo, no, ogni continente ha, no, non mi viene, ha delle capacità, no? Hanno delle capacità, no? Per esempio, visto che stiamo parlando di qualità, di facoltà, di super facoltà, quanti appassionati cercano di scalare le montagne, quanti amano, no? Però magari a certe altezze uno si deve portare la bombola d'ossigeno, cioè non è proprio... si deve fermare, però come dicevi te... ci sono delle persone, dei popoli che possono riuscire a fare una cosa del genere con una capacità proprio... I famosi Sherpa, no? Sherpa, per esempio, no? Che riescono come dire, ad andare ad altezze per noi impensabili senza un determinato tipo di attrezzatura, lo riescono tranquillamente. Però effettivamente si dice che loro abbiano in qualche modo quasi una modifica a livello genetico, quindi hanno un sangue, diciamo, che più fluido. Questo ha una similitudine con Maiorca, però mentre a noi, ad esempio, necessita una determinata quantità di ossigeno, a loro ne serve di meno. Di meno, sì, è vero. Questo, sì, poi esistono anche altre popolazioni che magari vengono chiamati anche il popolo del mare, persone che vivendo vicino al mare e vivendo anche di pesca subacquea hanno sviluppato un'apnea molto simile a quella di Maiorca, e anche in questo caso si dice che il loro sangue si sia modificato. Oppure popolazioni africane che hanno un'immunità particolare alla malaria. Quindi esistono popolazioni che hanno situazioni. Poi, oddio, ci sono anche situazioni drammatiche, come ad esempio perdere la vista.
Ah, sì, è vero. Sì, Però perdere la vista, ma ecco che viene, che riesci magari a sviluppare gli altri sensi e quindi no. l'udito. Quindi diciamo, noi non abbiamo utilizzato il termine supereroi, ma fra i supereroi che noi conosciamo nei fumetti, Daredevil forse è quello più vicino a un supereroe reale, Ah, cioè beh, la certo. capacità di geolocalizzare l'ambiente, Sì. come farebbe un pipistrello, ad Beh, esempio. comunque i supereroi sono comunque creati da noi, Da noi sì, quindi sicuramente è perché appunto uno ha in maniera fumettistica ricreato quello che in realtà ci succede nei certo. casi di, Poi ci sono anche di bisogno. situazioni Eh? comiche, come quella che mi è capitata ultimamente in una sauna, Ah, certo, dove inconsciamente sono passato da una sauna che di solito ha sugli 80-90 gradi a una piscina che non sapevo essere gelata, me ne sono accorto nel momento in cui mi sono immerso. E in quel caso, diciamo, io pensavo di morire, di morire certo. di infarto, e invece il corpo ha creato una barriera. Stranissima questa cosa, però poi leggendo addirittura esiste un metodo chiamato il metodo Win-Off, dove c'è questo proprio fattore di contrasto termico, dove il corpo crea una barriera, quindi tu non muori Vabbè, fondamentalmente. per una volta hai provato cosa vive Gianluca Vacchi ogni volta che si immerge Cioè, in piscine in gelate, è piscina, vero. no? Vabbè, avrei preferito provare quello che si ha avendo i suoi soldi, i suoi beni, però in questo caso diciamo che... Però fondamentalmente diciamo che è questa cosa. Una cosa che al di là di tutto accomuna un pochino tutti è il fatto che, come dicevo prima, la situazione difficile, come può essere vivere in una terra straniera, Certo. oppure un ostacolo, come ad esempio quella dell'acqua, della profondità, oppure magari un progetto che non è andato come pensavamo, in realtà può far venire fuori dei poteri che E- noi non pensavamo di avere. assolutamente sì, assolutamente sì. E voi? Quale superpotere avete sviluppato? In che occasione? In che situazione? Raccontatecelo, scriveteci e seguiteci per il prossimo appuntamento. Intanto noi ci prendiamo, ci gustiamo un caffè, un buon espresso e vi Perfetto. diamo appuntamento alla prossima volta, Caffè Strasse 33. Ciao!